L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Tifosi rossoneri, il 2026 vi aspetta e con lui l'opportunità di vivere il Milan ogni singolo giorno. Come ogni anno arriva il calendario ufficiale del Milan 2026 di Europublishing. Ogni mese un'immagine spettacolare dei nostri campioni in azione, i volti che amiamo, le emozioni del campo che portiamo nel cuore. Non è solo un calendario, è un modo per portare la magia rossonera in casa vostra, un promemoria costante della nostra fede. Non perdere il tuo calendario ufficiale del Milan 2026 Europublishing. Lo trovi in edicola e su Amazon. Europublishing, la tua passione rossonera per 365 giorni. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi, altre tre. Signore e signori, bentornati a Lunch Press. Oggi coppia inedita, Maturo Boiani. Buongiorno Harry. Ma Edo, avrei detto inedita con me almeno tipo 20 volte, 30 volte. Ciao, Vabbè, nelle ultime settimane inedita. Buongiorno. Però vorrei capire questo suono così un po', perché Per me, sì, per allora va bene. Non ci crederete ragazzi, ma il Milan è alla ricerca di un attaccante. Harry, questo ad esempio l'avevamo mai detto? Cioè tu dici forse no. Non l'avevamo mai detto. Milan alla Questo è ricerca di inedito. attaccante. No, siamo ancora qui ragazzi per parlare del post derby, perché ci sono ancora un sacco di cose succulente da dire. In particolare è uscita la Bordo Cam, sì. dove insomma adesso lo andremo un po' ad analizzare. Maignan, perché si continua a parlare di Maignan e dell'interesse dell'Inter, che è stato smentito poi di fatto, quindi dell'interesse dell'Inter, e poi ovviamente di questa Füllkrug subito così al volo. Füllkrug ci piace o non ci piace? A me lui come attaccante, cioè le caratteristiche che aveva, sì. Perché ne parli al passato? È vivo. No, sì, però ha avuto tanti problemi fisici nell'ultimo anno e mezzo. Cosa dici? Tanti. Quindi dici che... Tanti, quindi onestamente... Perché era già stato accostato al Milan. Appunto, cioè ai tempi stava tra l'altro ancora bene, nel senso che aveva giocato tanto tra Werder Brema e anche il Borussia Dortmund, aveva fatto un anno se non sbaglio. Poi doveva venire da noi, doveva andare al West Ham, è andato al West Ham, ma ha giocato pochissimo al West Ham. Quando ha giocato, cioè quando era a disposizione, ha sempre giocato, quasi sempre a titolare, facendo anche discretamente bene. Il problema è che ha giocato proprio poco. A noi servirebbe un attaccante. A noi servirebbe un attaccante che gioca tanto, che gioca bene, che gioca sempre, che fa l'attaccante punto, non il semi-attaccante, mezzo attaccante esterno, seconda. No, a noi serve proprio un 9. Allora ragazzi, chiamate aperte da subito, così come gli abbonamenti li potete fare da subito, anzi li dovete fare da subito, perché ho sentito anche io il nome di Caio Jorge, perché ho sentito che sta facendo bene in realtà, non è quello della Juve, cioè è quello della Juve, ma non è quello della Juve. Della Juve, che prima della Juve doveva venire al Milan, avevamo tra l'altro dato noi la notizia di Caio Jorge molto vicino al Milan. Poi arrivò la Juve a soffiarlo al Milan, tant'è che io personalmente, tra l'altro, presi anche un po' di insulti perché avevo detto che era praticamente quasi cosa fatta col Milan. Poi arrivò la Juve, nella classica volata finale lo prese e... Fece la fine di Gabriel Barbosa all'Inter. Sì, quelle cose un po' lì. Poi alla Juve è successo quello che è successo, è tornato in Brasile se non erro e sta giocando bene. Ora io starei distante, non tanto perché sia scarso, ma perché abbiamo capito forse che questi giocatori
fanno bene solo in determinati contesti. Come Gabriel, che poi dopo, se non sbaglio, ha vinto Tornato anche in la Brasile, Libertadores, ha vinto la una o due volte. esatto. Quindi, cioè, io questi giocatori qua li lascerei lì, nel senso ma anche fossi in loro, ti direi. Io capisco che magari vai in Europa, provi a Sì, rilanciare. ci sono, tu dici, soprattutto sudamericani che non attecchiscono in Europa. Ma infatti, cioè, ma io capisco che il loro desiderio possa essere sia magari per ambizione personale, sia per contratto poi, perché comunque in Europa vai a guadagnare più soldi. Capisco che tu possa volere venire in Europa per 1000 motivi, appunto. Però poi se hai provato una volta e non è andata per niente, puoi darti una seconda possibilità, sì, quello per sì. carità, sì, però per me proprio funzionano in quel contesto lì, punto. Fine, cioè. Secondo me sì, sudamericano soprattutto. Tanti, ma poi ci sono anche quelli che vengono in Europa. La famosa saudade. Ci sono anche quelli che vengono in Europa e fanno bene, cioè, ma tipo anche lo stesso Vinicius, no? Cioè, Vinicius è uno che è partito malissimo al Real. Primi anni al Real, ragazzi, cioè peste e corna di Vinicius. Sì, allora è vero che spesso arrivano con un fardello, Harry, sulle spalle, che è il peso, il prezzo sostanzialmente con cui è stato pagato il cartellino. Sono giovani, dall'altra parte umanamente li capisco. Umanamente. Deve essere facile. Dopodiché è vero, Harry, che il Milan lo fece compatto. Poi ti va bene, ti va male, però siamo qua Kakà in un altro ruolo, però siamo qua da anni a cercare l'attaccante. Oggi Füllkrug è il nome caldo, ma stiamo parlando di un 33, sì. Ce li ha. Allora molti iniziano a dire: ma perché non tenerci Giroud a questo punto? Tra l'altro, visto che qualcuno ha anche lanciato questa suggestione, che io onesto qua non conosco la fonte, l'ho letta in giro sui social, quindi non so. Però Harry, non penso. Io lo amo Giroud, per carità. Però non penso. 3 anni dopo, cioè quant'è che è andato via? Un anno e mezzo fa. Vuol dire che non solo non hai progettualità, ma addirittura tutto casuale. Però quello che mi domando io è: intanto perché non telefonate? Perché su questo vogliamo anche sentire la vostra. Perché è arrivata la telefonata? Allora comincio a fare, poi andiamo a prendere. Tanto ci penso. Esatto, perché Gimenez, giustamente, visti i numeri e visto l'andamento di questa stagione, è sempre sotto giudizio, sotto osservazione, e Nkunku no? Perché si parla di Gimenez, che Milan cercherà di piazzarlo a gennaio, Nkunku no? Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, buongiorno Enzo. Ciao Enzo, ti abbiamo censurato, devi chiamare le Nazioni Unite. Mi avete sabotato ieri. Perché? Forse perché stavo facendo un discorso serio. Allora è l'algoritmo che ti ha buttato giù, ha detto sei a Lunch Press, che stai facendo? Ma posso finirlo quel discorso? Sì, però riprendilo un po', perché non so se tutti se lo ricordano. Stavamo parlando della differenza che c'era da quando la vecchia società sostituì Donnarumma con Maignan ai giorni d'oggi, no? Sì. E io dicevo che la differenza è enorme, perché mentre allora il procuratore faceva di tutto per non incontrare la vecchia società del Milan, perché comunque aveva già un accordo, aveva già deciso cosa voleva fare di Donnarumma, qui è stato esattamente al contrario. Cioè, qui noi avevamo un giocatore che desiderava restare al Milan, che è stato preso in giro praticamente almeno per un anno, e che adesso, a parer mio, però io sono un tifoso anomalo, fa bene a comportarsi così, fa bene. Mi dispiace perché io lo amo Maignan, però ha ragione in tutto e per tutto, quindi i casi sono completamente diversi. Cioè, se lui adesso va via dal Milan, l'unico veramente... Poi sarà andato dal patronato. Quando è successo? A gennaio-febbraio vai alla CGL, alla CISL, e dice: a me Furlani mi ha tolto il contratto da sotto il naso. Esatto, adesso però io ho chiamato per un discorso molto molto più serio. Più serio? Più serio di Maignan. Avete visto il mio diavoletto? Il mio diavoletto adesso è quasi nero, perché è talmente tanti anni che c'ha la polvere sopra, non so più neanche che colore ha. Quindi io oggi parlerei direttamente con Morgan. C'è Morgan in regia? Sì, vabbè, fai come se fosse casa tua. Io pretendo un applauso, perché oggi è il mio 65esimo compleanno.
auguri. Che meraviglia. Grazie Morgan! Che meraviglia. Non gli spari, no, però metti gli applausi e va. Peccato perché Auguri, il mancato rinnovo di Grazie, Maignan ragazzi. era il regalo della dirigenza di Furlani per il tuo compleanno. Peccato che non sei riuscito sì, a combinare. Guarda, prima se ne vanno, meglio sto io, guarda. Vi voglio bene, Vabbè, ma ragazzi. senti, quindi ti fa la sorpresa Annie stasera? Scusa, dimmi. Non ho Stasera capito. la sorpresona da Annie? È da anni. Anni, Anni è già qui, adesso mi ha già fatto il regalino, eccetera. Non eccetera. vogliamo sapere perché siamo in fascia protetta. Va bene, Enzo, dai. Vi voglio bene. Ciao, Enzo. ragazzi, Ciao. Ah, Icardi. Ma tra tutti i nomi degli attaccanti Sì, che ho stanno visto che girando... ieri è riuscito un po' forte il nome di Mateta, che però il Crystal Palace chiede 50 milioni. E quindi non... Quindi credo che sia di 49 milioni sopra il budget che abbiamo. Esatto. No, A Luca chiamare Karim, che immagino sia Benzema. Che vuole farsi Benzema. Allora, non lo so. non penso che chi è in Arabia voglia allontanarsi dall'Arabia. No, primo, però no, non lo so inteso come che tipo di attaccante andare a cercare. Perché ragazzi, allora, l'attaccante giovane, che segna, eccetera, lo paghi. Tanto. Non meno di 70-80, guarda Sesco, guarda Voltemada, guarda quello è Gyökeres, sì. guarda Gyökeres, esatto. Noi ce li abbiamo, Harry, quei soldi? No, noi avremo i soldi se arrivano di Santiago. Cioè, E quindi parliamo di 25-30. Il Milan per ecco. non fare minusvalenza deve cederlo a almeno 23 milioni e mezzo barra 24. Ecco, con 23 milioni barra 24. Poi il Milan ci sta che voglia anche provare a cederlo a qualcosina in più, perché ci sta. Sì, poi dipende Poi non so sempre se te li dalla... danno. Esatto. No, però quello che voglio dire è con quei soldi un attaccante di quel tipo non te lo prendi. Allora evidentemente devi fare altri ragionamenti. Qui Harry, vado a prendere l'ascoltatore, fanno i nomi di Castro, ma sei già fuori budget, te lo dico, Castro. No? Dici no? Sì, Castro, è che prima o poi dovremmo entrare nell'ordine di idee che o prendiamo quelli a scadenza barra gli anziani barra in attesa di Camarda, semmai e poi chissà quando esploderà, oppure bisogna spendere. Però tu inizi a segnarti i nomi di Icardi, Sorlot e Gabriel Jesus. E mi dici cosa ne pensi. Ciao, come ti chiami? Sono Mauro. Ciao Mauro. Ciao Mauro, ciao. Ciao ragazzi, che tristezza questi tre nomi che hai fatto. Ma adesso non è un compagnia. Mamma mia, che tristezza. Come siamo caduti in basso, ragazzi. Mauro, tu chi prenderesti come attaccante? Ma io avrei preso Vlahovic. Mi pare l'unico considerato un po' i mezzi che abbiamo, perché comunque era uno che costava relativamente poco, al di là dell'ingaggio, eccetera, eccetera. Però non è al di là dell'ingaggio, perché il Milan quello va a pesare nel bilancio. Ma il problema qual è? Che noi abbiamo speso 42 milioni per un oggetto misterioso che non sappiamo ancora che ruolo ha e perché sia finito così. E che se tu prima, Edo, avevi detto chi vendiamo fra Gimenez e non Kunku, se vendi Kunku fai una minusvalenza pazzesca, perché già non valeva 42 milioni. Vi immaginate adesso cosa vale dopo questa stagione che sta facendo? Volevo fare intanto gli auguri al grande Enzo e poi volevo sapere le notizie del capitano di vascello della crociera. Allora, notizie del capitano di vascello domani e venerdì ci collegheremo a Lunchpress e quindi ce le faremo dire direttamente. Oggi non era in condizioni tali da potersi collegare perché era ubriaco, l'ho sentito alle 11:30, era ubriaco fradicio, quindi ho detto no, niente. Senti, l'ultima considerazione che volevo fare, tornando su Maignan, che io adoro, che penso che sia la persona eticamente e rispettosamente più importante del Milan, un uomo tutto d'un pezzo, penso che con lui non sia neanche più un problema economico, ma sia più un problema morale. Per cui o il buon Furlani si veste di quell'umiltà che non ha e ammette pubblicamente di aver fatto una castronata, si cosparge il capo di cenere.
Se no sai cosa c'è il rischio? Che ce lo facciano passare, come hanno fatto con Teo, ma come un mercenario che se ne va via perché vuole più soldi. E credetemi, è più un problema morale e etico che di soldi. Vi voglio bene, sta ragazzi. anche Prego, Mauro. arrivo col prosciutto. Ciao. Grande, Ciao, ciao. ciao. Io non credo che a questo giro possa accadere però questa cosa, cioè un po' me lo auguro, un po' penso che Cioè che viene messo al pubblico ludibrio, che viene... ma perché con Maignan non passa, cioè non fatichi a crederci anche se te lo scrivono 300 volte, non ci credi Però neanche se te lo scrivono Harry 300 è volte. l'ultimo contratto, ragazzo, è in scadenza, l'ultimo contratto importante però della devi sua anche vita. considerare, Edo, che molti hanno iniziato a capire di che Questo dirigenza, giochino. esatto, e di che dirigenza stiamo parlando e come si comporta questa dirigenza. B, se magari gli altri giocatori del Milan che hanno passato questa situazione dal punto di vista magari professionale non erano, diciamo, al 2000%, Integerrimi. esatto, cioè, Maignan è intoccabile da quel punto di vista lì e non gli puoi dire quindi a sto giro per me non passa questa storiella, cioè del Maignan va via per più soldi. Maignan, ho letto anche in questi giorni Maignan ha rifiutato l'offerta al ribasso. No, Maignan ha accettato l'offerta, punto. Poi è stata tolta, Si parlava di 5 milioni, ecco, no? poi è stata tolta. Per me c'è una condizione, Edo, per il rinnovo di Maignan, c'è una sola Allegri. soltanto, no, è che non ci sia più Furlani al Milan. Vabbè, ho capito. Nel senso che se questa cosa succede magari qualcosa cambia, però è l'unica. Ma allora, Harry, visto che ti ho visto che mangiavi prima di fare lunch, Sì. non ti voglio fare i nomi di quelli che sono i sostituti, i nomi che girano dei sostituti. me li hai già fatti. Ma no, di Maignan. Quindi ok. già ti ho Ok, proposto ok. quelli attaccanti, facciamo un poco alla volta. Allora, Icardi, Sorloth, Gabriel Jesus e quarto Harry, perché non Gimenez? Cioè Santiago dici? Perché poi c'è l'idea Lewandowski, quelle delle prossime estate, bla 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 bla. Allora, partiamo da, scusa, hai detto Icardi. Icardi è un giocatore che purtroppo, e sottolineo purtroppo perché aveva addosso quei colori là, e ti dico purtroppo anche perché anche lui fuori dal campo non è che sia stato proprio acqua di rose, con tutte le querelle con Vandanari, tira e molle, eccetera. Però è un giocatore che a me piaceva da morire, cioè è un giocatore che, cioè, magari faceva 87 minuti senza fare niente, cioè che dicevi ma ha giocato stasera? È come Haaland, E poi cioè, al minuto 88 tic, gol, timbro spuntata, e la partita dopo uguale, e la partita dopo 2, a e la 32 anni, ancora, esatto, non è vecchissimo, diciamo. Credo che sia un po', però abbia un po' perso smalto, non so come dire, abbiamo avuto anche qualche infortunio nell'ultimo paio d'anni, ha un po' perso un po' di smalto, e è sempre un attaccante incredibile, però andrei Posso su altri dirti una profili. cosa, però, perché tu dici fuori dal campo, eccetera. Al di là delle vicende con la moglie, ma non è un giocatore che... No, è vero. Diciamo che c'è più lo vedi in giro chiacchiericcio. ubriaco per No, è Milano, vero. C'è più chiacchiericcio, diciamo, per motivi di gossip quasi. No? Cioè era uno che aveva 4 è figli, vero. che stava e poi dopo aveva una moglie particolare, quello sì, però quella roba è così. Però cioè, diciamo che a me piaceva molto, andrei su altri profili. Ecco. Allora, andiamo prima dall'ascoltatore, poi c'è ancora Sorloth e Gabriel Jesus. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Davis. Ciao Davis. Ciao. Allora, io vorrei tornare ancora sul derby. Sì. Sì, anzi voglio fare un appello a tutti di tornare sul derby, perché questi qua la fanno franca sempre, e anche ora di finirla, se la gente è stanca. Io so già Sono dove vuoi andare. sono Io stati so puniti già dal dove vuoi fatto. arrivare, Davis. Sì, lo so, a parte che la storia mi ha fatto ridere che a portieri invertiti avrebbero vinto loro, sì, anche a bacheche invertite avrebbero 700 e noi 3. Cosa vuol dire? Ma dai, ma guarda che veramente fanno ridere, ma a parte quello, no, cioè, ne ho viste troppe già l'anno scorso Inzaghi, che Teo ha dovuto raggirarlo, quello era sempre ha avuto più minuti in campo Inzaghi di Aslani, non ha mai preso Inzaghi.
poi adesso c'è anche questo, cioè ormai fanno scuola, anche chi avete visto come, ma io l'ho visto proprio mentre stavo guardando la partita. Sì. Ha ostacolato una rimessa che stavamo facendo, una rimessa di tipo un contropiede. Ma ha anche rischiato di brutto perché Diciamo una Rabiot cosa, era bello se non grosso, c'era Rabiot, se non c'era Rabiot, se c'è un altro se c'era giocatore, Teo finiva buono. se c'era Teo finiva malissimo per Chivu, secondo me. Ma io sono lì, gli tiro una testata. Ecco, non me ne perfetto, frega, adesso- ma veramente. Da Vedi, uno. non dico Ma che cosa saremmo fai? arrivati a questo, però Sì, ma scusa un attimo, ma giallo niente ovviamente, poi il rigore assurdo. Adesso voglio vedere come spiegano il prossimo episodio di altre due squadre, un episodio simile, se non danno il rigore, come lo spiegano quelli degli arbitri. Come lo Infatti spiegano? qui dicono ad Ma a arbitri parte quello, invertiti ma- come sarebbe finita invece Davis? Scusa? Ad arbitri invertiti come sarebbe finita? No, vabbè, ma loro si portano arbitro da casa, VAR da casa, tutto si portano, pallone, tutto, sai. Loro portano tutto, alla fine poi non vincono. Perché guarda che è difficile vincere contro un sistema così, un'ingiustizia così, perché anche il rigore, ma poi quello è stato 3/4 d'ora, si è rialzato, si è ritornato per terra. Sì, il Ma rigore è in veramente Coppa strano Italia perché l'aveva già ma messa. l'avevano già fatto in Coppa Italia un derby quando c'era Conte che avevano espulso Ibrahimovic, non so chi c'era, ma lo stesso sono rimasti un quarto d'ora finché gli è andato il rigore. Cioè basta, ma poi vanno sempre in Acerbi, ma perché? Adesso guarda Davis, non avevamo ci stai ancora spoilerando la introdotto, scaletta, Davis. Ma ragazzi, Lautaro l'ha gomitata quello lì, perché il VAR, ma no, questi lo fanno sempre franca, ragazzi. Ma basta, la gente, veramente i tifosi poi... Ma sì, abbiamo vinto, dai Davis, prendiamo la parte buona. Anzi, Prendiamo la pensiamo parte che dà buona. ancora più Però, gusto ragazzi, così. È un'impresa, comunque bella, è stata bellissima, a portieri invertiti, quella non l'avevo ancora sentita veramente, anche guarda che, mamma mia. Tra l'altro, Comunque, anche a piedi invertiti Cialanoglu sarebbe forte. Comunque, detto questo, sì. Davis, ti abbracciamo. Fate rumore con queste cose, ragazzi, che voi avete, io non ho social, non ho un canale YouTube, Ho capito, però noi sempre una testata giornalistica adesso siamo ne Davis, parliamo, quindi più che esporre certe cose. Anzi, vi do... non nel mio linguaggio, però sottolineato. Ma guarda che abbiamo fatto il Davis, video. ne approfitto per dire che domani ci sarà in collegamento Federica Zille, che quindi Bordocam era eccetera, lì, che- era Bordocam. era lì, La quindi fanno sempre franca, ragazzi, che anche a Cervi basta. Poi hanno gli audio di tutti, poi quelli possono bestemmiare, frasi razziste. Davis comunque non è uno che se la regala. No, è uno Davis, spaccato t'abbracciamo. senza rancore. Ciao Davis. Ciao. Sì, tra l'altro Prima di arrivare a tutte queste robe mi devi ancora Sorlot e sì, Gabriel adesso te Jesus, li no, commento, finiamo, adesso te li commento. No, volevo dire che Davis diceva esponetevi, parlatene. Il mattino Milan di questa mattina, cioè parliamo di tutto quello che è successo in Bordocam e quindi lì trovate più o meno tutto. La Allora, gomitata geografica non è male. no, però. sì, ma Adesso ci la arriviamo. gomitata che succede perché vabbè, dopo ne parliamo. Sorlot a me è un altro che piace. Di questi nomi è quello che mi intriga un pochino di più. Gabriel Jesus, caratteristiche che non mi fanno impazzire, cioè lo vedo sempre molto come giocatore non troppo d'area di rigore, ma giocatore sì, un po' così, un po' più leggerino. Tra questi io prenderei Sorlot. Santiago, il discorso su Santiago non è tanto che non piace a me o non piace a te o piace a me a te o agli ascoltatori a casa. Io ricordo sempre che a fine agosto il direttore sportivo del Milan, e cara grazia che c'è, 5 minuti prima che lui giocasse titolare, dice pubblicamente stiamo provando a fare lo scambio Jimenez-Dovbyk. Il direttore sportivo del Milan pubblicamente 5 minuti prima della partita in cui lui giocava. Ora, cioè, può piacere a me, non piacere a me, a Edu uguale, a voi uguale. Credo che le idee su questo ragazzo di perlomeno notare, poi magari Allegri non lo sappiamo, però immagino che
insomma sia L'ambiente fa piuttosto condivisa. molto, Cioè, immagino che le idee su sto ragazzo siano chiare, poi lui non si dà neanche una mano, Sì, secondo però me. sai che molto spesso la storia dei giocatori è legata al momento storico in cui si trovano, Certo. in quel preciso momento. Sai quando si dice a posto giusto, al momento Sì, giusto? sì, sì. Forse questo non è il suo posto, il suo momento giusto. Per me scarso Gimenez non è. È Anche vero per me che, è come scarso. dici tu, se manca la fiducia non è facile, non è facile andare avanti. Io Harry, se proprio devo dire la mia, tra tutti io Cardi lo prenderei sempre, però tra tutti questi io aspetto quest'estate, vado a prendere Lewandowski, però Lewandowski è un punto di domanda, ragazzi, perché non è detto che venga, perché comunque è vero che è uno degli attaccanti più prolifici, ma anche lui comunque c'è A una certa, sì, bisogna capire poi una cosa, Edo, cioè se diciamo avere un attaccante diverso da Jimenez sarà una richiesta di Allegri per gli ultimi 6 mesi e magari allora cercano di tra virgolette accontentarlo, però ti ribalto la situazione. Santiago Jimenez al 20, oggi è giornale 26 di novembre, capisce che non ce n'è, nel senso che i titolari al Milan sono Pulisic e Leao in questo momento, no? Per quanto il campo l'ha visto comunque, non è che non Sì, ha mai visto perché il a campo. turno sono stati fortunati. Però metti che da qui al 1 gennaio le giocano tutte, Dio le abbia in gloria, Pulisic e Leao, no? Sto ragazzo che c'ha il mondiale a casa sua tra 6 mesi, cosa fa? Vuole farsi fino a giugno a fare 20 minuti se va bene a partita? Non penso, no? Quindi magari anche nella sua testa può nascere l'idea di dire allora però se è questa la situazione ho bisogno di giocare, vado da un'altra parte a giocare. Ci può stare come ragionamento, Assolutamente. può essere da entrambe le parti la voglia di separazione tra virgolette. assolutamente sì, dopodiché io resto convinto che il Milan, cioè al di là di Pulisic e Leao, abbia bisogno di un attaccante che Anch'io, faccia sì, quei sì. movimenti lì da attaccante, che sinceramente ha più Pulisic di Leao, ma perché fanno ruoli diversi, insomma ci sono apposta i ruoli in campo. Ma facciamo un passo avanti. Intanto vi ricordo sempre telefonate aperte, abbonatevi, iscrivetevi, mettete like, eccetera eccetera eccetera. La Bordocam che ha fatto molto discutere. Abbiamo una telefonata? Sì, dai, parliamo dopo. Ciao, come ti chiami? Ciao Edo, ciao Enrico, carissimi. Ciao. Ciao belli, volevo così dire la mia su Mike. A me questa cosa manda al manicomio, cioè io monta la carogna tutti i giorni, perché comunque se c'è un professionista esemplare è proprio Mike, cioè non abbiamo mai sentito polemiche, credo che nessuno l'abbia mai visto in giro a Milano. Ci sta che uno faccia qualche prestazione, come se noi persone normali lavoriamo allo stesso livello 365 giorni all'anno. Ricordiamoci l'anno scorso chi allenava i portieri, quindi perché tante cose secondo me non si considerano, quindi secondo me anche perché i portieri vanno allenati come tutti gli altri. Ieri De Vecchi ha parlato proprio di questo, che potrebbe essere un fattore decisivo. Ma sicuramente, ma io lo pensavo già prima, poi ieri ho detto guarda, è una persona competente che conferma il mio pensiero, perché comunque è già un giocatore, comunque un professionista esemplare come lui decide di rinnovare nonostante la situazione di classifica dell'anno scorso, e invece questi riescono a rovinare qualunque cosa toccano. Oh bravo, aspetta, perché è un passaggio importante questo, Harry, cioè Mike Maignan, uno dei migliori portieri al mondo, nonostante il Milan dell'anno scorso sportivamente e societariamente parlando era disposto a prendere in mano la penna e a firmare, Sì. questo viene sottolineato poco. Quindi questo qui secondo me è un punto fondamentale da mettere in evidenza, ma non perché lo dico io, ma sicuramente lo penseranno in tanti, però praticamente nessuno lo dice, cioè tu che poi non è che gli offrissero questo contratto mastodontico, ricordiamoci che comunque Kunku è stato pagato 40 milioni e ne prende 5, quindi questo qui ne prende 5 è
quindi alla fine della fiera poi tutti ma noi mercenario Mike, ma assolutamente ero disposto a firmare nonostante la posizione in classifica. Quindi, questa cosa ragazzi lo ripeto, manda manicomio, io non posso pensare che Mike il prossimo anno non sarà più con noi. Ci sono un po' di mesi davanti, Angela, dai, speriamo che succeda un miracolo. Dai, Harry, ha la possibilità di rinnovo. No, cosa gli dici? Cosa alimenti le speranze di Angela se poi dici ma le speranze non devono mai sparire. Le speranze devono mai sparire. La speranza non sparisce, ma l'unica cosa che può far firmare Mike è quello che diceva prima Enrico, ma io penso da sempre che non ci sia più Furlani, e quindi dovessimo mai giudicare così il rendimento, cioè questo sarebbe già defenestrato, invece continua a star lì e continua a prendere anche pure i premi, i bonus e tutte le cose, quindi fine dello sfogo. Angela, grazie mille. Ciao, buona giornata. Un bacione immenso. Ciao belli, ciao. In realtà mi fa pensare il messaggio di Claude che dice ai miracoli non ci credo, però è proprio Mike che ci sta convincendo che i miracoli certe volte esistono, quindi forse possiamo credere. Diciamo un minimo di speranza, un minimo di lucina c'è, perché è la stessa che quest'estate ha permesso al Milan di trattenere Maignan, ovvero la volontà di Allegri. Quella è l'unica fiamma che resta accesa. Però Harry, diciamo, sta facendo discutere la Bordeaux di DAZN, in cui Maignan è ovviamente protagonista. In cui Maignan è ovviamente protagonista, meno di Allegri, però diciamo le cose che sono state citate anche da Davis, la gomitata di Lautaro neanche ammonizione. No. I capelli di Leao, ragazzi, i capelli di Leao e la reazione, quello che dice Acerbi, perché che sia un giocatore, una persona scorretta, lo sapevamo da tempo. Uno che tira i capelli si commenta da solo, ma anche quello che ha il coraggio di dire e fare dopo aver fatto una roba del genere. Una roba invereconda. E poi il rigore, perché cazzo, metti la palla al centro, poi tutto quello che succede dopo è successo dopo. Cioè, com'è possibile che al VAR poi abbiano concesso? Anche perché banalmente, ragazzi, cioè, è stato fischiato quel rigore lì. Posso essere molto onesto? Per me, se dobbiamo valutare, è più rigore quello di Modric su Bastoni che quello lì. Per dire, perché Bastoni quello lì non è rigore. No, perché Bastoni sta calciando in porta da pochi metri. Thuram dal defilatissimo sta crossando. Se dei due contatti post esecuzione ne vuoi punire uno, era quasi più rigore quello di Modric per me. Detto questo, su Acerbi direi che la cosa più, secondo me, sensata in questo caso è far parlare le immagini, nel senso che non ha nemmeno troppo senso, secondo me, che noi stiamo qui a commentare, cioè quasi si commenta da solo, perché è stato abbiamo anche, noi no, è stato anche provato a far passare il concetto del ma gli tira i capelli, ma mica lo fa volontariamente, può succedere che t'agganci. Ragazzi, cioè è l'unico difensore in Serie A che involontariamente ha tirato i capelli a Leao. Leao è qui da 6 anni. Succede sempre agli italiani, perché è successo anche nell'ultima partita Norvegia-Italia. Chi è che gli ha tirato i capelli ad Haaland? Che si è ingriffato Haaland? Più che altro, cioè, Leao è qui da 6 anni, a sta capigliatura da 5. Saranno passati non so quanti difensori. L'unico che ha involontariamente tira i capelli a Leao è Acerbi. Ma ascolta, ma poi quelle cose le si immagini facevano nei campi in promozione, con tutto il rispetto per la promozione alla prima categoria, eccetera eccetera, Harry. Ma poi ripeto, questo è guardate le immagini, c'è tutto fuorché involontario barra accidentale, cioè. Maledetto che Erti dice Acerbi non avrebbe mai potuto tirare i capelli a Edo. Ma è cagare, ma no, anzi grazie in realtà per grazie mille. La donazione di $5. Però c'è una roba folle, così come folle Chivu che alza le braccia su Rabiot. Ma adesso ci torniamo, prima abbiamo l'ascoltatore. Ciao, come ti chiami? Perché in sala VAR secondo me si stanno scambiando lo speed per guardare una moglie particolare. No, fai il bravo Barber, fai il bravo. Fai il bravo. Barber è il nostro, come si dice, bombarolo. C'ero anch'io, ero anch'io lì. Sì, certo. Ciao ragazzi. Ciao. No, vabbè. Allora, Acerbi, cosa devo perdere tempo con il nulla? Anche a me quando gioco a calcetto mi prendono per la barba perché capelli non ne ho quando sono davanti alla porta, quindi voglio dire, no? Che questo qua è un mezzo giocatore, perché il
suoi modi mi ricordano tanto un altro giocatore. Sempre con quella maglia lì. Sempre Che ha con quella rilasciato maglia anche lì, delle quello dichiarazioni recentemente, le avete lette, ne avete parlato? Sperava di vincere il rimonta 3-1 e invece la rimonta non c'è oppure stata. Era lo stesso che diceva ho un incubo, che noi non vinciamo niente e gli altri due hanno vinto tutto, e in effetti è andata così. Poi per Mike, voi lo sapete che io sono magna indipendente, quindi però la serietà di una persona, di un professionista è questo: quando hai a che fare con gente non professionale, purtroppo è questo. Io mi sto facendo la corona con la preghiera Ave Maria fa sparire chi dico io e Mike firma, Ave Maria fa sparire chi dico io e Mike firma, però non lo so, io voglio credere nei miracoli perché credo in Mike Maignan, però ripeto, con come è stato trattato, ha ragione Angela. Faccio gli auguri a Enzo, saluto anche il grande Mauro, un saluto alla chat. Però una cosa ve la dico, ragazzi, ma io sono affezionato di Icardi, ma adesso come adesso lo prendereste? Io no, te l'ho detto anche prima, a me piaceva tantissimo, ora come anche a me, ora perché non lo adesso so. non so, cioè io Icardi... Quello è uno che anche a 50 anni, se ci sono quei giocatori che però io hanno il senso del gol. Io ho paura della Ma la testa di Icardi, cosa? Però la testa cosa, ragazzi? Cosa fa? Cioè, lui giustamente è stato molto al centro del gossip, ma non per colpa sua, ragazzi. No, cioè, è paradossale. E poi comunque tutti i suoi compagni, ha parlato anche Miranda in un'intervista oggi, Miranda il brasiliano. Che dice? Parlano tutti sempre molto bene di Icardi proprio dal punto di vista come giocatore. Ma sapete cos'è, ragazzi? Quello che mi preoccupa, scuola Barcellona, non è proprio... no, quello che mi preoccupa, a parte la battuta dello spirito della moglie particolare, ma è proprio questo, cioè mi preoccupa questo, cioè Icardi fuori dal campo si è sempre dimostrato un gran professionista, non c'è un gossip né niente, quello è il problema, che se c'è lei di mezzo... No, non stanno più insieme da mo', sono alle vie legali da un pezzo. Vacca, come sei... Edo di Vandanara è appassionato, è un grande fan, quindi sa tutto. È un grande fan del gossip, comunque sono passato giusto per un saluto e per farvi fare due risate, un abbraccione a tutti, spero che Mike rinnovi e che quell'altro, non dico chi. Ciao. Qui dicono ma Icardi è come Jovic, va bene per la sì, certo, non è che puoi costruire il futuro sulle spalle di Jovic, questo no di sicuro, però non lo so. Io, per me, ripeto, ci sono quegli attaccanti che hanno senso del gol dentro, cioè Inzaghi oggi se lo mette in campo segna, che ti devo dire, Milito se lo mette in campo segna, cioè ci sono certo. Poi dopo magari non hanno Lewandowski continuerà a segnare, perché sta segnando ancora così a raffica a 38 anni, perché è Lewandowski. Poi Lewandowski secondo me è un tipo di professionista come quell'uomo là, come Modric. Questo qua? Sì, perché secondo me quello tutta la differenza la fa la testa. L'età sì, perché ovvio a una certa età, oggi mi sono svegliato, non riuscivo neanche a mettere i calzi, mi faceva male la schiena, però quindi l'età conta, però la testa ti permette di superare certi limiti. Edo stava parlando di Luka Modric, che insieme a Leao, Pulisic, Rabiot e Maignan è sulla copertina di questo bellissimo calendario di Europublishing. Questa è la versione da 14,90, quella un po' più grande, da collezione, anche con una carta di una qualità incredibile, quindi lo trovate su www.europublishing.it, lo trovate su Amazon, nelle edicole, nei supermercati, insomma un pochino ovunque. La copertina è bellissima, davvero, ci sono anche tanti altri formati, c'è quello da ufficio, c'è quello con gli sticker, tra l'altro c'è anche quello verticale un po' più classico che esce sia con le carte da gioco oppure con i braccialetti, quindi insomma davvero dei prodotti pazzeschi di Europublishing. Adesso il primo che ci scrive il mese, io vi faccio vedere che coppia di giocatori o che giocatore, perché ci sono anche due monografiche, anche perché Edo non ne abbiamo 24, quindi in un mese hanno dovuto mancava proprio singoli, però appena ci scrivete un mese vi facciamo vedere chi c'è in quel mese. Non vi possiamo far vedere però il mese con Menini a petto nudo, quello dovete perché quella è comprarvelo. un'edizione limitata, costa 4.000 euro, Sì, se volete esatto. ci fate la donazione e ve lo mandiamo. Esatto. Ciao, come ti chiami? Ciao Dodo. Ciao Antonio. Dici un mese. Scegli un mese. Un mese dell'anno. Un mese dell'anno.
Non ho Devi capito. scegliere, sì, scegliene uno. Aprile. Oh, Andiamo a ti vedere diciamo chi che c'è ad su aprile. Ad aprile è un mese di storici, se vogliamo, anche se uno è stato spedito un paio d'anni in giro per l'Italia, ovvero Alexis Salmaker e Fikayo Tomori. Sono i Beh, protagonisti del Chi mese preferisce, Antonio, tra Salemakers e Tomori? Tomori. Vabbè, che ha giusto. giocato un buon derby. Senti, se posso cosa hai essere mangiato oggi? Oggi? Sì, oggi. Oggi ho mangiato riso con la zucca, Riso con la zucca, ti ha messo a dieta oggi. e poi secondo verdurine, spinaci, e poi aspettami mangiare spinaci e Gli arancini, no. Ma scusa, Antonio, c'è Enrico che si sta mettendo in forma, va in palestra, a fare cose. Cosa ti senti di consigliare come regime alimentare? diciamo che non mi posso lamentare. Va bene, seguirò il tuo. Però, Seguo risotto con la zucca, spinaci e verduri. Ti vogliamo bene, Antonio. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. No, in realtà non ti ha voluto dare così giustamente a gratis. Che cazzo Serve la di- consulenza, ci mancherebbe. Va bene. Sì, Tomori che ha giocato, che fa prima con pomodori, perché lui mangia sempre pomodori, dicono. Sì, ha giocato bene. Salemakers. Anche lui, Sì. dai, si è sacrificato tanto, fa il tiro che porta al gol. Anche dal bordo cam si capisce che davvero quest'anno c'è una squadra, Cioè, sono tutti molto uniti tra L'ha di loro. sottolineato lui Anche durante questa cosa. anche durante il rigore, prima della partita, dopo il gol, insomma sempre si vede che quest'anno sono molto uniti, e quindi anche Alexis ha fatto decisamente una buona partita, anche se Edo, l'highlight più, diciamo, generazionale, come dicono i giovani d'oggi, del bordo cam, bordo cam è al 45esimo, 46esimo, quando Leao fa quel fallo su Barella. Che Sozza va ad ammonire Leao e parte il micro show di Allegri. Che dice? Prima urla a Sozza, dai, Acerbi gli ha appena tirato i capelli, dai, della serie, come fai a ammonirlo? Cioè, è nervoso, gli hanno fatto sta cosa, non hai fatto neanche niente, chiudi un occhio anche qui, no? Fai pari e patta. Poi va verso Marcenaro, che era il quarto uomo, urlando: Barella, Dio santo, fa l'attore. Bellissimo, devo dire. E ha già conquistato tutti sui social questa clip, questa parte precisa del bordo Del cam. resto non ha detto niente Prima o che poi non qualcuno sapevamo. doveva dirlo. Però prima o poi qualcuno doveva dirlo chiaro e tondo, no? E quindi è stato molto divertente. Anche perché Barella poi prende sto fallo di Leao, che per carità fallo, nessuno dice il contrario. Sì. Sta lì a girarsi tipo fettina panata 2 o 3 volte, e quindi quello è ad Allegri Barella. esce un liberi tutti, Barella. Ma che voto daresti tu alla prestazione dell'arbitro, alla luce anche di tutte queste cose qua? Insufficiente. Cioè, allora, a me Sozza non dispiace perché mi sembra uno abbastanza autorevole nelle gare che ha condotto in precedenza. Mi è sempre sembrato uno comunque che si fa rispettare. Gli è scappata un po' via sta partita, secondo me, e non l'avevo visto fare tante volte a lui, quindi per me è insufficiente. Ma ci il sono VAR, 2 o 3 come robe te lo che... spieghi, e il però? VAR per me, cioè, potremmo star qua 2 ore Edo, a parlare del VAR. Ma Cioè, no, non c'è bisogno di stare 2 ore. Cioè, quando se fai fallo che la palla è lontana, se colpisci uno, non è cioè non so come dire, se hai già messo per il cross. carità, è ovvio che se tiri una gomitata uno dentro l'area, ci mancherebbe, però è una situazione in cui il cross è già stato, Pavlovic prova a ribattere il cross, non lo ribatte, ma non è che l'intervento di Pavlovic impedisce a Thuram di crossare, perché la palla l'ha già messa. Esatto, la palla passa, i due finiscono il movimento, Thuram finisce il cross,
Pavlovic finisce il tentativo di respinta del cross e il piede di Pavlovic finisce sopra quello Tant'è di vero Thuram. che l'arbitro non aveva dato il rigore, è no, stato l'arbitro- richiamato al VAR. sì. Allora mi chiedo, al VAR, che hanno anche il computer sotto mano, che possono anche controllare con chat GPT, ma è perché richiamano Non a lo so, richiamare io l'arbitro? ti dico solo questo. Lo Edo. so, però poi dopo siamo qua a parlare del fatto che abbiamo la tecnologia che una volta non avevamo e pensavamo che la tecnologia avrebbe non risolto tutti i problemi, però diciamo così, illuminato Guarda, io ti dico- le zone io ti d'ombra, dico questo, illuminato le sì, zone d'ombra. che si sono moltiplicate. Io ti dico questo, Edo, sai qual è il problema del VAR? È che prima c'erano 3 persone a decidere su un campo di calcio, no? C'erano l'arbitro e gli assistenti. Mo ce ne sono 5. Tu hai aumentato le persone che possono decidere e influenzare una decisione. È vero, c'hai un monitor e puoi fare avanti e indietro con le immagini. Svuotando, tu dici, l'autorità dell'arbitro? No, hai moltiplicato le persone che possono avere delle responsabilità di decidere. Quindi l'arbitro ha i suoi pensieri, la sua decisione, la sua idea, ma ce l'ha anche il VAR, ce l'ha anche la VAR e l'assistente più vicino all'azione. Cioè ognuno può avere di queste 4-5 persone un'interpretazione diversa, e a seconda di come magari a volte anche parlano e si interfacciano tra di loro, perché tipo Di Bello a Parma, non so se ti ricordi il rigore che poi segna Leao, che vanno a rivedere quel rigore, cioè che poi Di Bello ha un pochino di, anche lì, autorevolezza per dire: ragazzi, io lo vengo anche a rivedere, però rivedendo, cioè è come dico io, Confermo. e confermo. Però quello al VAR, se al posto di Di Bello, che è un arbitro che comunque un po' di esperienza ce l'ha, c'è un Pischello che è il primo anno che fa la A, se il VAR ti dice guarda che è Salmacher che va incontro al difensore, se l'arbitro magari è un pochino inesperto, magari vi dice anche caspita, però me lo stanno facendo rivedere, mi dicono questa frase e cambio idea. Cioè hai moltiplicato le persone che prendono decisioni e gli hai dato in più un monitor che fa avanti e indietro. Patrick dice: il concetto di fallo però è un danno causato, e qua c'è. No, perché il cross l'ha già messo. Dov'è il danno? Dov'è il danno per Thuram? L'intervento di Pavlovic non cambia e non modifica la traiettoria della palla, non modifica i tempi del cross di Thuram, non modifica niente. No, ma infatti Qua poi qualcuno che sia diceva un che si deve tagliare il piede, non no, lo so. che sia un intervento, diciamo, un po' goffo, un po' sì, sgraziato, ruvido. esatto, lo sappiamo, ok? Che nel regolamento l'intervento imprudente in area di rigore, no? Dalla gomitata allo ma sulla sud- gomitata invece, perché invece quella a me mi ha infastidito, è stata forse la cosa A che me mi ha mi ha fatto più infastidito di girare più, le scatole perché era quello. all'inizio, perché era evidente, voglio dire, ma la VAR richiama l'arbitro per andare a vedere sta roba, perché non l'ha richiamato per andare a vedere Perché il gli ha gomito? detto da cuffia no, non fa il movimento, che anche lì, cioè vedi? Cioè, come hanno fatto al VAR a non vedere Lautaro che fa il movimento? Cioè, robe veramente che dici, boh, vabbè. No, Inspiegabile. quello secondo me è stato veramente, veramente scandaloso. E poi, ripeto, la scorrettezza generale di uno come Acerbi non è più tollerabile, sinceramente. Guarda, a tal proposito, Edo, fortunatamente sta un po' succedendo un'inversione di tendenza in questo senso. Io non so se tu hai letto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, le parole di Mancini della Roma e le parole di Vanoli. Perché Mancini in un'intervista, Mancini quest'anno è sempre un po' un cagnaccio, tra virgolette, no? Però rispetto agli anni scorsi si è data una placata importante, ok? E dice: a farmi cambiare un po' mentalità è stato Ranieri, che mi ha detto che da avversario mi detestava perché aveva un atteggiamento provinciale, un atteggiamento irrispettoso, un atteggiamento non da professionista, non da giocatore della Roma, eccetera. Ranieri, che è un gran signore. Ranieri. Punto 2, Vanoli arriva alla Fiorentina, in conferenza stampa dice: Ranieri, non quello della Roma di cui abbiamo parlato adesso, ma Ranieri della Fiorentina. Sì. Ranieri è capitano, ha la fascia capitano, ma bisogna che cambi atteggiamento perché le cose che gli ho visto fare nelle ultime partite sono tutto fuorché da un capitano della Fiorentina. Cioè, dobbiamo ripartire da queste figure, da questi messaggi, perché altrimenti se no, cioè, Acerbi fa scuola e quindi Mancini prende ispirazione da Acerbi, da Materazzi, da quel... Cioè ragazzi, l'esempio dei difensori devono essere i Maldini, i Nesta, i Cannavaro.
Poi cara Comunque- grazia a Materazzi che ha segnato di testa nel 2006, ha fatto 1-1. Però vi auguro di non vivere come Materazzi, perché ragazzi, secondo me Materazzi rosica, tutte le volte che parla del Milan rosica, quindi evidentemente Sì, un po' sì. sono tante cose che non ha, che gli sono rimaste sul gargarozzo, che non ha digerito. Mi spiace, veramente gli mando un grosso abbraccio a Materazzi, io in realtà, perché ha giocato nella parte sfortunata di Milano. Lui questa cosa qua l'ha sofferta, l'ha digerita male, e purtroppo adesso gli tocca portare avanti il suo personaggio, veramente un grande ha detto se vinciamo vado sotto la... No, cos'è che ha detto? No, ha detto di cosa mi manca del derby quando andavo sotto lassù da braccia conserte o braccia sui fianchi, non mi ricordo, e loro me ne dicevano di ogni. Mi verrebbe quasi a dire, fatti anche Ma un po' sai, di il domande. derby di Milano, siamo qua sempre a lunedì c'era Luca Ravenna con interista in collegamento con Carmine che è milanista, e stavamo sottolineando come il derby di Milano sia una partita dove c'è totalmente rispetto tra le parti. Sì, certo, c'è lo sfottò. c'è lo chiaro, sfottò, perché quello sacrosanto. è il sale, no, del calcio, del divertimento, eccetera. Però ci sono poi personaggi negativi come Materazzi, perché quando vai a rilasciare sempre queste dichiarazioni, poi è chiaro che mi infastidisci un po', cioè non lo fa in maniera voglio dire simpatica, si vede che c'è proprio del rancore, si vede che c'è Sì, proprio no, brutto. Cioè, ci sono giocatori, cioè, per dire, paradossalmente, io, cioè, vivo quasi meglio la situazione di Çalhanoğlu rispetto a quella di Acerbi. Cioè, Çalhanoğlu, un giocatore che era in una squadra, era nel Milan, poi è andato nell'Inter, polemiche su polemiche, Ibra che nella festa scudetto invia i messaggi, lui che ci segna contro, però una roba sportiva, cioè una roba di uno che va da una squadra all'altra, alla stessa città, di un derby, e succedono queste cose quasi di campo, così come Theo e Dumfries. Quante volte si sono mandate a quel paese Theo e Dumfries, quanti falli si sono fatti, spintoni si sono dati, però è una roba di campo. Cioè, Acerbi va oltre, non so come dirtelo, cioè è una roba che va proprio oltre, sfocia nella mancanza totale di rispetto, secondo me. Però è il giocatore esatto per rappresentare. A me, guarda, mi è rimasto tra i tanti episodi di scorrettezza, il razzismo, soprattutto come aveva risposto poi la moglie. Insomma, l'episodio che mi resta più impresso è che questo va a giocare una finale di Champions con le scarpe rotte, Harry. Sì. Le scarpe rotte, perché quelle della semifinale portavano... Ho capito, però allora poi quando ci chiamano italiani pizza, mandolino eccetera all'estero, non è che ci possiamo andare a lamentare, no? Vabbè, quella è la cosa minore, secondo me. Per me però ti dà la dimensione no, personale, sì, ti dà un po' la dai. dimensione, però la cosa peggiore per me, cioè, è stato raccapricciante quello che accade con Juan Jesus, raccapricciante, proprio pagina molto Con triste. Juan Con Jesus? Juan Jesus, sì, Cioè, qual è Inter la- Napoli, è la questione che... sì, cioè, guardate i Bordocam di adesso e non sono diversi dai Bordocam, cioè da quello che potevi raccogliere un anno e mezzo fa. Cioè, possiamo sentire Allegri cosa dice nel tunnel, in panchina, al magazziniere, possiamo sentire il respiro dei giocatori e casualmente non sono stati trovati gli audio dei discorsi vabbè, onestamente quell'episodio lì mi ha molto rattristato, ma proprio per il calcio perché proprio sono cose mega italiane, capito? Sì, sono robe sì. italiane, cioè sono robe che in Bundesliga, cioè, fermano il campionato 3 giornate se succedono ste robe qua, ma perché sanno che non succedono. Idem in Premier, cioè ste robe qua in Premier parleranno, credo, mesi, andranno avanti mesi se non di più, dell'espulsione di Gueye in Everton United, che non so se hai visto cosa è successo. No. Sullo 0-0, se non sbaglio, Everton United litigano 2 giocatori dell'Everton tra di loro. E Gueye tira una sberla a un suo compagno. Ah, sì, l'ho sentito. Arbitro, cioè, sberla un altro giocatore, cartellino rosso al suo compagno. Poi l'Everton la vince anche quella partita e va bene. Vabbè, contro il United. Ma di sta roba, un saluto al povero tifoso che avrà. Sì. Di sta roba ne parleranno, ma credo mesi, ma perché è una roba Ma come mai? Beh, effettivamente non me la ricordo un'altra. Appunto, ma perché sono robe che non succedono di base in Premier League, figuriamoci tra compagni di squadra. E noi invece in questo siamo molto, molto più abituati a cose simili, no? Cioè Magnana Udine, Acerbi Juan Jesus, quante ne sentiamo?
ogni trasferta che fanno i tifosi del Napoli partono i cori di un certo tipo verso i tifosi del Napoli. È così, è il nostro paese. Poi ci chiediamo cosa va storto tutto di base nel calcio del nostro paese. Come mai? A partire da chi c'è in alto, scendere pian piano fino appunto a queste cose qui. E va bene. Harry, spostando un attimo lo sguardo, che cosa ci ha detto secondo te questo derby, anche alla luce di quello che sono i risultati delle altre e della classifica attuale del campionato? Ci ha detto 3 cose forse. La prima ci ha detto che la Roma non è la favoletta che poi crolla, che... Dici? Io Per ancora me ci no. spero. Per me no, a sto punto va tenuto in considerazione e lì se la giocherà. Poi vedremo fino a quando, no? Vedremo fino a quando. Vedremo fino a quando. Io i dubbi che possa farlo fino in fondo, cioè me li tengo, cioè non sono dell'idea, ma se all'inizio magari dopo 3 partite dici vabbè dai, è la solita Roma che adesso fa 3-4 pareggi di fila o 2 sconfitte E però la Roma, allora, è un ambiente particolare, basta quel ma granellino, infatti è che per ora però con un allenatore serio, un direttore sportivo molto serio, e lo conosciamo bene, e Claudio Ranieri, hanno solo persone che funzionano nel mondo del calcio in questo momento qua, che lavorano lì. Quindi prima cosa che ci ho detto l'ultima giornata. Seconda cosa è che il Milan negli scontri diretti, nelle partite con questa interpretazione tattica è fenomenale. Cioè poi un po' di fortuna, un po' no, un po' Maignan, quello che volete. Cioè tu dici sulla ripartenza. Però il Milan se deve aspettare e ripartire funziona. Stop. Poi puoi vincere e perdere, perché magari ti gira male la partita dopo e perdi, certo, e non vinci, però funzioni. E la terza cosa che ci dice è che tant'è adesso, vero che i punti che abbiamo perso sono contro quelle dove è che adesso fare bisogna tu trovare una chiave, una quadra per sistemare quel tipo di partita là. Cioè belli gli scontri il famoso diretti, attaccante. belli gli scontri diretti, bello vincere così di cortomuso in ripartenza, che è un po' diciamo marchio di fabbrica. Marchio di fabbrica, esatto, di Allegri, ma bisogna iniziare a far punti, a vincere le partite anche contro squadre chiuse, giocando un pochino di più e trovando punti anche lì, perché sono più le altre che io lo ricordo sempre, in un campionato sono 19 squadre che devi affrontare, 5-6 sono quelle che puoi affrontare così, 12-13 sì, anche sono se quelle cos'ha. partite dico, perché l'Inter comunque le ha perse tutte quest'anno contro quelle che le big, sì, quindi però qualcosa... adesso arriveranno partite semplici tra virgolette sì, per l'Inter, quindi... no? E invece per noi arrivano dei demoni uno dietro l'altro. Sì, esatto, uno dice dai, Cagliari, Genoa, Sassuolo, cioè dei boss finali arrivano. Ti giro la domanda di mezza, che in realtà non è una domanda ma la sua è un'affermazione. Dice: questa giornata ci ha detto che a gennaio non devono fare cavolate. Io te la giro. A gennaio, oggi stiamo parlando dell'attaccante, ma perché se ne parla sui giornali eccetera. La domanda che ti faccio è: a gennaio secondo te il Milan non interverrà sul mercato, Harry? Perché magari giustamento eccetera c'è sempre, ma interverrà in funzione dell'obiettivo? No. Quella no. Perché lo ha fatto l'anno scorso? Perché eri ottavo e l'obiettivo è arrivare ai primi 4 e quindi corsa agli armamenti, sventriamo la squadra, cambiamo allenatore, sventriamo la squadra e ne buttiamo dentro altri nuovi. Quest'anno per me, se sei in questa esatta situazione di classifica a gennaio, farai il ritocchino. No, magari mandi Odogu in prestito, che poi in teoria ci servirebbe numericamente, lo ricordo, però metti dentro un difensore un po' più esperto, cambi Gimenez con un altro attaccante se proprio riesci a vendere Gimenez. Non mi aspetto l'all-in totale per provare a vincere, ecco. Magari Allegri in qualche modo proverà a chiedere qualcosina, non lo so. Però ecco. Ma se siamo in chiusura, tu su Kunku, che idea ti sei fatto? Che mi sembra in una fase di vita e di carriera un po' orighieggiante. C'ha la panza piena? No, nel senso che non lo vedo più con il fuoco da giocatore di calcio. Piena. In quel senso, no, pensavo fisicamente. No. Cioè, sai, lo vedo un po' poco spirito, un po' poco cuore. Cioè... Ma quello sicuro, però quello che stiamo cercando di capire è un momento, perché anche lui comunque è appena arrivato in un campionato nuovo. Spero sia un
momento. Sì, spero sia un momento, anche perché ci serve anche lui. Cioè. Non lo so, io però la penso un po' come te, nel senso che mentre Gimenez, a me sembra, è vero, allora, tutti e due insufficienti come rendimento fino a qua, però Gimenez lo vedi che c'ha quella roba lì di... Sì, uno c'è, cioè è abbastanza presente, cioè, lo vero, vedi, vero, è vivo. Uno è un punto di domanda, che poi magari si sveglia, botta di vita, si prende il Milan e magari diventa un giocatore importante. Allora io penso che i numeri ce li abbia, cioè che possa fare una, due, qualche partita in cui dici wow, questo cazzo ce li hai colpi da fenomeno, sì. Sul fatto che lui possa diventare un giocatore funzionale. No, sicuramente sarà il terzo, però secondo me, cioè la continuità, posso dire, non mi sembra la sua caratteristica. Però in realtà invece in passato era stata proprio la sua la continuità. Sì, cioè ha fatto degli anni all'Ipsia in cui non c'è stata forse una partita in cui non aveva fatto gol o assist. Cioè ha fatto un anno di Bundes, sono meno partite in cui ha fatto tipo 20 e 20. Però intanto già di quanti anni fa parliamo? 3? 3 o 4. Poi ha avuto un infortunio importante, poi è andato nella lavatrice Chelsea di 2 o 3 anni fa, che era una lavatrice, adesso invece sono messi un po' meglio con Maresca e con le ultime cose che hanno fatto, hanno capito che forse stavano esagerando e quindi non lo so, forse è anche il motivo per cui l'ha mandato via, sì, forse è fuori ruolo, però anche di qual è il suo ruolo lì all'Ipsia giocava magari attaccante. È anche un po' fuori ruolo, no, all'Ipsia no, faceva il tre quarti, giocava tre quarti in un 4-2-3-1 e funzionava più che altro, era un crack quando lo prese il Chelsea, che lo pagò anche quasi un 60 non come Mudryk, però grazie a Cosimo che si è abbonato livello elite. Grande, elite sono grossi, tra virgolette, cioè nel senso. Allora Cosimo chiama oggi alle 16 al talk, chiama domani alle 13 a lunch, che ti ringraziamo. Grazie mille. Esatto, come meriti. Però sono le 14 in punto. Allora abbiamo ricordato il talk alle 16, i social, il sito di Radio Rossonera sempre aggiornato, sempre sul pezzo, sulle ultime novità. Ci abbiamo altro, Harry, che credo vogliamo? Di no, se non che vi ricordiamo che la conferenza stampa di Allegri è domani e non venerdì, perché venerdì c'è uno sciopero, il boss finale degli scioperi, quindi la conferenza è domani e che sabato si gioca con la Lazio, e quindi restate con noi con tutti gli appuntamenti. Esatto, ci abbiamo ancora 2 giorni comunque della settimana. Allora, grazie a Morgan in regia, grazie a Enrico Boiani. Ciao. Grazie a tutti voi, soprattutto a Cosimo e chi si è abbonato come lui. Ci vediamo domani alle 13. Ciao. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Tifosi rossoneri, il 2026 vi aspetta e con lui l'opportunità di vivere il Milan ogni singolo giorno. Come ogni anno arriva il calendario ufficiale del Milan 2026 di Europublishing. Ogni mese un'immagine spettacolare dei nostri campioni in azione, i volti che amiamo, le emozioni del campo che portiamo nel cuore. Non è solo un calendario, è un modo per portare la magia rossonera in casa vostra, un promemoria costante della nostra fede. Non perdere il tuo calendario ufficiale del Milan 2026 Europublishing. Lo trovi in edicola e su Amazon. Europublishing, la tua passione rossonera per 365 giorni. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol in